pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per la seconda parte del video ciondoli con il DAS. Se vi siete persa la prima parte del video vi metto qui nelle schede e giù nell'info box il video di riferimento del tutorial in cui abbiamo praticamente utilizzato il DAS per fare questi elementi che saranno poi dei ciondoli. Naturalmente ci tengo a precisare che realizzare dei ciondoli con il DAS, se sono per uso personale, per le amiche, va benone, però se dovete fare dei veri e propri bijou, vi suggerirei di orientarvi su altri tipi di paste, su altri tipi di prodotti, per una questione proprio di lavorabilità e di professionalità del prodotto. Questi sono, vedrete che verranno sicuramente dei pezzi molto carini, però diciamo che se dovessi impiantare un'attività basandovi sui ciondoli, li farei sicuramente con altre tipologie di paste. Anzi, vi preannuncio che probabilmente faremo anche un tutorial con le paste polimeriche. Mi piacerebbe farlo anche con le ceramiche, ma non avendo forni e quant'altro, diciamo che le ceramiche le abbiamo accantonate. Probabilmente porcellana fredda. Anche la porcellana fredda è un'opzione buona ed alternativa. Allora, cosa vi devo dire? Ok, come vedete io qui ho tantissimi colori, per il DAS naturalmente vi suggerisco sempre dei colori acrilici ad alta coprenza, trasparenza, come li preferite, però diciamo che in linea di massima è preferibile utilizzare dei colori acrilici eventualmente poi miscelati a qualche pigmento e insomma poi vedrete una volta che ho girato la camera. Alcuni dei link che trovate qui sotto nell'info box sono link di affiliazione Amazon. Per voi naturalmente se decideste di acquistare questi materiali non cambia nulla e sarebbe un modo carino per sostenere il mio canale, quindi nel link giù troverete dove acquistare il DAS, colori acrilici e degli altri materiali che non vi sto qui insomma ad elencare. Allora, giro la camera e vi mostro naturalmente il lavoro che andremo a fare. Probabilmente metterò velocizzato così insomma da non rendere il video troppo noioso, anche perché non è che ci voglia chissà quale cosa particolare. Di sicuro vi serviranno dei pennelli, dei colori, qualche dotter, vi servirà un laccio naturalmente per andare a legare i nostri ciondoli, procuratevi qualche pezzolina per pulire, un paio di salviette imbevute, vi servirà un po' della carta vetra a grana fina oppure anche dei buffer, quelli che si usano per la nail art, o delle limette per andare a affinare un pochino il contorno dei nostri ciondoli. Penso di avervi detto tutto. No, dimenticavo, se non l'avete ancora fatto ragazze, vi state conoscendo con questo video, iscrivetevi a questo canale. Io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e per lo più realizzo bijou in tecniche diverse e poi ovviamente spazio un po' con la fantasia. Come vedete anche dietro di me mi piace la creatività a 360 gradi. Quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanella così non perdete le notifiche dei prossimi tutorial. E niente, ho un negozio Etsy dove ogni tanto vado a caricare qualcosa e ci sono dei kit di perline. Chissà che per San Valentino 2 o 3 giorni prima non metta qualche sconticino. E niente, vi abbraccio tutte, lasciatemi un like e vi lascio al tutorial. Ciao! Allora, cosa ci serve? Primo, naturalmente i ciondoli che abbiamo realizzato con il DAS, che a questo punto saranno super asciutti. A me sono passati un paio di giorni, quindi sono super sicura che sono asciutti e dovete esserlo anche voi per non inficiare il lavoro finale. Sottofondo camino che scoppietta. Poi ci servirà della carta per andare a della carta vetra e dei buffer di varie insomma di vari spessori per andare ad affinare il contorno dei nostri elementi, quindi per andare leggermente ad affinare il contorno. Serviranno naturalmente dei pennelli di varie dimensioni a secondo dei decori che dovrete andare a fare. Serviranno dei colori acrilici che possono essere di questa tipologia, possono essere delle vere tempere, come per esempio queste che sono quelle che utilizza sempre Martina, quindi probabilmente le andremo ad utilizzare, oppure potete utilizzare anche i fantastici colori, quelli bellissimi della Lumière,
io avevo un set, poi va bene, qui ho altri colori in tubetto, scusate, nei botticini, che hanno degli effetti meravigliosi e sono super belli, quindi poi starà a voi. Io vi mostro semplicemente in linea generale, poi i colori, le finiture le deciderete voi, e poi alla fine vi servirà una colla e una... Alla fine vi servirà naturalmente una vernice di finitura. Potrebbe essere direttamente la Vernidas, che io non ho provato, ma conto di provare e eventualmente poi vi dirò come performa. Sinceramente io ho sempre usato la Triple Gloss e mi sono trovata bene, quindi io vi suggerisco questa, e anche di questa vi metto il link giù. Ok, penso di avervi detto tutto, vi dovete armare di tanta pazienza, vi sporcherete le mani, ma quello è parte del divertimento, quindi metto il sottofondo musicale e poi dopo vi andrò a spiegare un po' di cosine. Per correttezza vi dico che probabilmente utilizzerò anche quest'Inca Gold per dare qualche tocco di colore. Sono dei colori che io ho qui con me e quindi probabilmente le utilizzerò. Alla fine poi ci servirà un nastrino, dei nastrini, dei cordini di vario tipo per andare a pendere i nostri ciondoli. Ok, vado. E poi, per farmi ispirare dai colori, io ho delle carte oracolari per gli oli essenziali. Con gli oli essenziali non sono una cartomante, ma amo queste carte, e ogni tanto la mattina giro una carta per me e c'è un olio essenziale e vedo il messaggio che quest'olio vuole darmi, quindi vado a estrarre 3 carte, così ci facciamo ispirare dai colori. Ok, la prima, wow, Neroli, vediamo, 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 un'altra, ah, chiodi di garofano, e ne scegliamo una terza, vediamo, poi a fine video eventualmente vi dico cosa ci dicono questi oli. Arancio dolce. Ok, 3 carte estratte che saranno quelle che ci ispireranno nella colorazione dei nostri ciondoli. Cominciamo con la nostra bellissima carta ispiratrice, l'olio essenziale di Neroli, e come vedete ho scelto i vari ciondoli per ogni carta e adesso quindi si comincia subito. Ho deciso. Perfetto. Si parte. La prima cosa da fare naturalmente è prendere la carta smeriglio a grana fine e andare ad affinare tutto quanto il contorno dei nostri elementi, degli elementi che abbiamo realizzato in DAS, quindi la parte sottostante, vedete, con la carta smeriglio, la parte laterale, la parte superiore diciamo che l'abbiamo lisciata, come avete visto, e decorata nel video precedente con le mani inumidite e con i vari stampi, quindi la parte fronte che voi vedete non dovete toccarla, dovete occuparvi soltanto del laterale e della parte sottostante. Quindi io procedo così piano piano per tutti quanti i ciondoli. In alcuni casi nelle curve prendo il buffer perché è un pochino più pratico, come così negli angoli del cuoricino, e dopodiché con un pennello pulito tolgo la polvere in eccesso, e credetemi ce n'è veramente tanta. Vedete, col buffer così di punta vado a sistemare tutto quello che c'è da sistemare, e poi così per tutti quanti i vostri ciondoli. Guardate che bella polverina. Ottimo. Prendo anche le sferette fatte con il DAS, qualcuna sicuramente la colorerò proprio per sfizio, anche se in realtà preferisco altro, preferisco i ciondoli insomma. Ora ho scelto i colori per l'olio, per i ciondoli ispirati all'olio di Neroli, e quindi procedo. Decido di utilizzare sempre sotto questo foglio tipo plastificato, così dopo metto anche le vernici che vado a utilizzare, i colori acrilici, e dopo potrò pulire tutto con un panno inumidito, quindi questi fogli adatti sia per lavorare il DAS che per colorare. Decido in questo caso per i ciondoli di dipingerli con un colore di base chiaro, vedete, sono tutti quanti colori acrilici, quindi vado a colorare il fronte che vedo e anche la parte laterale. E proseguo così, vado con un pennello piatto che trovo più pratico. Se fosse a lingua di gatto ancora meglio, però diciamo che ho preso dei pennelli economici, di quelli che uso così io, Martina, per questi lavori un po' così.
Pennello quello a lingua di gatto perché non lascia i segni delle pennellate. Adesso vedete che ho preso un pennellino piccolo piccolo e vado su questo ciondolo a colorare con questo color senape giallino ocra la parte dei petali del fiore, e vado poi col colore chiaro a dare qualche ritocco dove ho sporcato. Prendo poi colore della Lumière, sia il verde che questo rossastro. Col verde vado a fare tutto il contorno del ciondolo e anche dare qualche tocco con le dita sporche. Ragazze, io lo dico, mi diverto a fare queste cose, mi devo proprio sporcare perché è come se fosse, non lo so, un rituale. Mi diverto tantissimo a sporcarmi le mani quando faccio queste cose. Lo so, è una cosa strana, ma a me non dà assolutamente fastidio. Vado poi a prendere nuovamente il pennellino piccolo e il colore chiaro e vado a ripassare in qualche punto dove praticamente avevo un pochino sporcato, perché naturalmente le mie dita non sono proprio piccine piccine, sono belle cicciottose, quindi coprono una bella superficie. Poi vado col dotter piccolino e vado a dare dei piccoli puntini colorati qua e là. In linea di massima, vedete, poi prendo il pennellino, sempre con il dotter il colore verde, vado a disegnare il contorno dei miei petali. Quindi se non avete un pennellino piccolo piccolo potete utilizzare anche il dotter piccolino e andare a ripassare lì dove c'è l'incavo che è stato lasciato praticamente dallo stampo. Quindi dovete essere delicata. Il video naturalmente è accelerato nella velocità, ma non è un lavoro così lungo, e poi dovete fare queste cose creative per rilassarvi, quindi anche se ci mettete un po' di tempo vi assicuro che dopo vi sentirete veramente molto molto rilassate. Ok, primo ciondolo ispirato all'olio essenziale di Neroli o Neroli fatto. Procedo poi velocemente e vi mostro anche tutti quanti gli altri. Vado con il secondo. Parto in questo caso con una base più scura, un colore acrilico metallizzato, e vado a mescolare un po' di colore chiaro per non renderlo proprio scuro scuro scuro, e anche in questo caso vedrete poi il risultato finale è veramente stupefacente, sembra un pezzo più che di DAS di vera e propria terracotta. Quel colore lì sarà il risultato finale, però sarà luminoso. Quindi vado anche in questo caso con le mani a colorare tutto il contorno, prendo un colore un po' più chiaro, un po' più scuro, poi per illuminarlo ancora di più vado a prendere il colore, quello della Lumière, che è metallizzato, e quindi vado con le dita un po' tutto intorno e nuovamente con l'acrilico fino a che non ottengo la colorazione e l'effetto che il mio estro mi indica. Quindi procedo così. Dopodiché prendo anche il pigmento colore oro che vi ho mostrato all'inizio e vado a dare dei tocchi di luce qua e là. Ogni ciondolo sarà unico e con colorazioni diverse, perché proprio quello deve essere l'effetto che vogliamo ottenere: unicità. Prendo nuovamente il pennellino più piccino, come vedete, e vado a delineare con il verde le venature del nostro fiore. Anche in questo caso poi con le dita vado a delineare leggermente il contorno fino a che non mi soddisfa, quindi vado sia da un lato che da un altro e do dei tocchi di colore. Quindi diciamo che questo è il risultato finale, che mi piace, devo dire, molto. Naturalmente ci sarà poi da fare il retro, ma quello è una cosa che si può fare tranquillamente dopo. Poi la perla che abbiamo realizzato, e tinteggio anche questa un po' da un lato, un po' dall'altro, poi la faccio asciugare, poi la poggio dall'altro lato. Dopodiché vado a prendere questo colore acrilico che è leggermente perlescente, e quindi vado a dare una base un pochino più luminosa. Questo stampo di farfalla, come vedete, è molto profondo e di seguito vedrete l'effetto poi che ne verrà fuori colorando a contrasto. Ecco qui, purtroppo ho perso la parte di video in cui coloravo la parte centrale, ma ho preso semplicemente il colore bronzo acrilico e con il pennellino piccolo sono andata a delineare la farfalla. Con un dotter ho disegnato poi, vedete, tutti quanti i contorni, e col pennellino piccolo sono andata a delineare sfumando il giallo, il rosso e il verdino. E quindi diciamo che primo step dei ciondoli finito.
Che dite? Vi piacciono? Vi piacciono i ciondoli per il nero lì? Ok, passiamo adesso ai chiodi di garofano. Allora, i chiodi di garofano, come vedete, ci sono dei colori belli contrastanti, quindi decido per una base torroncino mischiato con un po' di questo colore rosato e vado a dare quindi tutto intorno questi due colori leggermente sfumati. Quindi proseguo così, poi vedrete che si scuriranno tutto a un tratto perché ci andrò ad inserire una patina anticante e quindi alla fine si vanno a scurire, però nella creatività io quando vado a fare questi lavori mi succede spesso così che parto da un colore chiaro, poi per sovrapposizioni ed ispirazioni divento scuro. Quindi vado a prendere la parte anticante che va applicata prendendo una pezzolina, vedete, quindi con il dito leggero. Io ovviamente ci vado giù pesante con questa patina, mi piacerebbe già così finito il ciondolo, però poi vedrete che successivamente ci andrò ad applicare dei colori e come vedete la patina va ad appoggiare solo nella parte in rilievo e non in quella che praticamente è stata compressa dallo stampo. Col pennellino quindi creo un mix di colore ocra, arancio e giallino e lo vado a mettere dove c'è il nostro decoro. E dopodiché con una pezzolina, in questo caso un piccolo tovagliolo, tolgo un po' di vernice in eccesso e poi vado a decorare i puntini, tutto quanto il nostro ciondolo, vado a passare di nuovo un po' di colore chiaro, lo vado a sfumare con le dita, ripasso lo scuro fino a che il risultato finale naturalmente del decoro non mi soddisfa. Come sempre vado poi a colorare il contorno e questo è l'effetto finale molto carino, cangiante e decisamente un po' rustico. Anche in questo caso il retro è da colorare e da rifinire. Però insomma proseguiamo, vado adesso a prendere quello con lo stampo fiore e vedete che coloro prima tutta la tinta unita base arancio quasi pieno i nostri petali di questo bellissimo fiore. Dopodiché prendo un po' di giallo e vado a sfumare quando ancora l'arancio non è asciugato del tutto, proprio per mixare i due colori. Dopodiché prendo l'Inca Gold e vado a dare anche in questo caso dei tocchi di luce qua e là. Ragazzi, il tocco oro ci vuole sempre per forza. Che facciamo? Quindi vedete che questo è l'effetto finale. Dopodiché con il dotter vado a disegnare i piccoli petali e dare con il colore bronzo una sorta di sfumatura di chiaroscuro proprio per delineare per bene il nostro fiore, non in modo dettagliato, ma insomma va fatto per valorizzarlo. Vado poi con le dita a colorare il contorno ed ecco i ciondoli ispirati ai chiodi di garofano o l'essenziale chiodi di garofano. Questi sono i ciondoli ispirati. Ora procediamo con l'arancio dolce, finalmente un po' di colore di fucsia, di azzurro e quant'altro. Vado sempre a dare una base chiara e poi vedete che parto con l'oro vicino a questi mandala e poi vado a sfumare sempre con le dita. Ragazzi, appoggio i colori sulla tavolozza e vado con le dita, così sento dove andare a appoggiare questi colori e quindi piano piano sfumo, vado dall'azzurro, vedrete che passo nuovamente poi dopo al fucsia, creo proprio questo effetto particolare, non lo chiamerei batik, però insomma lo state vedendo, man mano che lo realizzo l'effetto finale mi fermo solo quando sono soddisfatta, quindi vado a prendere un po' di oro e vado a illuminare la parte centrale dei mandala e quando poi il risultato mi avrà soddisfatto mi fermerò, semplicemente così mi diverto, veramente mi diverto e dovreste farlo anche voi. Continuo a dirlo che queste cose sono terapeutiche. Quindi vado a dare dei tocchi di luce e poi nuovamente creo delle ombre con questi colori. Vado nuovamente con i colori Lumière e vado a dare qui questo ciondolo quadrato, do prima una base quasi completamente oro e poi sfumo altri due colori, sempre Lumière, vedete il viola da un lato, il blu dall'altro, questo blu azzurro, ma i colori non mi convincono perché sono più trasparenti questi colori Lumière, non sono molto coprenti, quindi il risultato non mi soddisfa tanto e quindi vado nuovamente poi a prendere un po' del fucsia più quello acrilico più pastoso
e vado così per sovrapposizioni fino a che il risultato non mi piace. Dopodiché naturalmente vado con un dotter a ridisegnare praticamente tutto il contorno del mio stampo e faccio venire fuori praticamente la parte che in realtà è compressa, faccio venire fuori colorandola del colore oro. Quindi vado a mettere in luce i punti che sono più in profondità con il colore oro e questo sarà il risultato finale del ciondolo. Come vedete ha cambiato completamente colore. Dopodiché con un panno umido pulisco tutto. E adesso, come vedete, sono asciutti, quindi faccio passare un po' di tempo, vado a colorare anche i retro con colori tinta unita o insomma starà a voi la scelta. Poi prendo la vernice triple gloss ed un pennellino a punte piatte e la vado a passare. Questa vernice è favolosa, è corposa, ha una pastosità veramente unica, si stende facilmente e non lascia pennellature se utilizzate un pennello morbido, quindi ci vuole un po' di pratica ma non vi sarà difficile. Quindi passo così e vado a passare questa vernice su tutti quanti i nostri ciondoli. Andrò a più riprese, quindi a più mane, quindi faccio una prima mano, dopo qualche ora, quando sarà completamente asciutta, ne vado a fare un'altra, quindi pian piano vedrete che realizzerò tutti quanti i nostri ciondoli e li andrò naturalmente a verniciare. Una volta fatto il fronte dovrete fare la parte laterale e dovrete fare anche il retro, perché comunque lo dovrete verniciare e proteggere tutto quanto. Dopodiché ragazze vedrete il risultato alla luce del sole di questa vernice che a mio parere è sorprendente. Vi faccio vedere anche la vernice della farfallina, mi raccomando questa sta in profondità, quindi quando passate la vernice non ne fate andare al centro una quantità industriale, se no ci metterà più tempo ad asciugare, quindi siate leggere nelle quantità, se no si andrà a accumulare proprio lì. Quindi video velocizzato, passo su tutti quanti i nostri ciondoli e direi che poi ci vediamo domani mattina per la fine del nostro video in cui vi mostrerò i ciondoli belli lucidati a più mani e andremo a mettere poi un laccio per finirli e poi vi dirò finalmente il messaggio che portano i nostri oli essenziali, scusatemi. Voi avete scelto il vostro olio essenziale? Spero così vi farò compagnia per qualche altro minuto in cui vi dirò il significato e il messaggio che c'è per i nostri oli essenziali e vi mostrerò i ciondoli finiti. Restate con me qualche altro minuto. Oh, e rieccoci amiche, finalmente parte del video di giorno. Sono le 6 di pomeriggio, le 5:30 e c'è ancora un po' di luce e quindi ci tenevo a mostrarvi i nostri ciondoli. Naturalmente devo ancora su qualcuno verniciare la parte del retro, ma ho fatto più passate, come vedete, nella parte anteriore e sembra veramente un effetto ceramica. Quindi questi, guardate, la vernice triple gloss è una bellissima vernice, io mi trovo benissimo perché vedete è come dire, è veramente pastosa, non è liquidissima e quindi crea veramente un bellissimo effetto sulle nostre tra virgolette piastrelline, sui nostri ciondoli fatti con il DAS. Ve li mostro tutti quanti da vicino. Anzi, prendo le carte di riferimento. Allora, la prima carta era il Neroli e il suo messaggio è molto semplice ed è vivi la tua bellezza interiore. E quindi con questi ciondoli potremo vivere la nostra bellezza interiore. Quindi questi erano ispirata alla carta di Neroli o Neroli. Poi la seconda carta che era uscita era Chiodi di Garofano e i ciondoli relativi ai chiodi di garofano erano questi due. Diciamo che ci siamo, vi mostro sempre il riflesso
Guardate questi effetti che ho dato con le pennellate, con le dita. Forse qui avrei dovuto smorzare un po' più l'arancio, però alla fine devo dire la verità, sono comunque soddisfatta del risultato. Qui avevo dato forse qualche mano anche sul retro, ma devo continuare a dare delle mani di vernice. E il messaggio per coloro che sono ispirate dai chiodi di garofano, il messaggio è che praticamente ci vuole chiarezza per fare luce in tutte le situazioni, quindi è come se vi dicesse che avete bisogno di maggiore consapevolezza, ecco perché la fiamma, la consapevolezza, la conoscenza, quindi dovete fare luce su un po' di situazioni. E poi questo vabbè era un surplus, era per il nero lì però dove non avevo messo i colori chiari e guardate la luce che dà questo, cioè è veramente wow. E poi per ultimo l'ultima carta era l'arancio dolce, guardate i colori di queste carte, io veramente le adoro e guardate anche i colori dei ciondoli, questo è uno, guardate, e questo è l'altro, cioè bellissimo. E mi piacciono questi ghirigori che sono usciti proprio, ho deciso di abbinarli a questa carta proprio per questa parte centrale che richiama i colori dell'arancio dolce. Che dice? Ci ho azzeccato con i colori, vi piace questo abbinamento? Fatemelo sapere giù nei commenti qual è la carta che preferite e se secondo voi ci sono andata vicino con l'accostamento di colori. Quale sarà il messaggio dell'arancio dolce, del do essenziale dell'arancio dolce? Adesso ve lo dico subito. Amo tantissimo queste carte perché, come vi ho già detto, non sono una cartomante, solo amo io le essenziali, amando i colori. Quando ho visto queste carte prese su Amazon, mi hanno subito ispirata e io quando vedo l'arancio dolce, questi colori mi riattiva proprio l'energia e la forza vitale e infatti il messaggio dell'arancio dolce è proprio questo, che avete bisogno di gioia e di entusiasmo e di tanto ottimismo, quindi dovete cercare di vedere il bicchiere sempre, sempre mezzo pieno. Quindi ecco, questi sono i messaggi delle nostre carte e questi sono i ciondoli. Adesso naturalmente come finire i nostri ciondoli? Semplicemente mettendo dei nastrini. Abbiamo fatto i nostri fori belli larghi, io adesso non scendo nel dettaglio perché diciamo che questa cosa mi sembra molto semplice. In questo caso per esempio ho preso un fucsia e potete fare un nodino, per esempio, ecco fatto malissimo, potete fare tipo un cappio, ok? E potete proprio indossarlo così. Poi naturalmente starà a voi decidere cosa indossare, come indossare e che lacci mettere. Sono carini per esempio anche questi lacci di tipo di Alcantara, questi sono piatti, vedete? E anche questi secondo me sono carinissimi. Potreste anche inserirli in questo modo qui, quindi prendere i due lembi, ok, farli passare perché il foro l'abbiamo fatto bello largo e fare anziché un nodo, fare in questo modo, quindi tirare, lasciare la solina, vedete qui dietro, e poi tirare sul davanti. Questo colore forse non è proprio super adatto, ok, però insomma avete capito. Fare tipo in questo modo e volendo potete andare anche ad inserire il foro, io l'ho fatto largo di proposito, così potete andare a inserire i vostri lacci. Ed ecco qua ho inserito un po' di, insomma, di lacci, di nastrini, come vedete qui ho inserito anche la perla che abbiamo realizzato. Mi raccomando, quando realizzate la perla cercate anche di passare un po' di vernice all'interno, ok? Della vostra sfera, di colarne un pochino in modo che non si sbricioli, ma questo è naturalmente un di più. Niente, come vedete, per la grandezza del foro che abbiamo realizzato ci possono andare anche lacci di varie dimensioni. Naturalmente se vogliamo inserire la perlina così a doppio, vedete ho inserito un laccetto più sottile. Che dirvi ragazze, io vi saluto con questo video tutorial, ditemi qual è il vostro preferito, il vostro l'essenziale, quale ciondolo vi piace di più, quale vi piace di meno. Io sono veramente entusiasta di questo tutorial, soprattutto sono entusiasta anche del piacere con cui l'ho realizzato. Spero di aver fatto cosa gradita a molte di voi e vi abbraccio e auguro a tutte come sempre buona creatività. Ciao, al prossimo video.